Bentornati! Oggi voglio parlarvi di un piatto invernale che amo particolarmente, perché è quel piatto che mi fa pensare alle lunghe passeggiate nel bosco, quando si calpestano le foglie cadute dagli alberi durante l'autunno. Sto parlando delle pappardelle al cinghiale, che nella tradizione in genere sono proposte in diverse varianti. Sono tipiche della Toscana e dell'Umbria, ma io oggi voglio parlarvi in particolare delle pappardelle al ragù di cinghiale bianco. Il presupposto per fare un ottimo ragù di cinghiale bianco è che il cinghiale sia molto giovane e inoltre anche la preparazione è la parte più importante. Infatti vedremo che nonostante non sia un piatto difficilissimo, la fase iniziale della preparazione è fondamentale. Già perché stiamo parlando di selvaggina e quindi questa carne è particolarmente intensa nel sapore, quindi noi dovremo andare ad azzerare l'odore di selvaggina attraverso alcuni accorgimenti. Mettetevi comodi e state con noi su Scola la Pasta. E adesso ci occupiamo della marinatura. Io ho lavato molto bene la carne di cinghiale, l'ho tagliata a pezzi un po' grandi, poi vedremo che successivamente dovremo tagliarla in pezzettini più piccoli. Andiamo a preparare gli odori che metteremo all'interno, i classici, quindi la carota, la cipolla, il sedano e l'aglio, e poi degli odori che invece vanno proprio a togliere l'odore della selvaggina, quindi sono il rosmarino, l'alloro e la salvia. Vado e li metto all'interno. E poi dovrò coprire il tutto con dell'abbondante vino rosso. Mettiamo anche il pepe. Ed ecco fatto. Lasciamo questa marinatura per almeno 12 ore, quindi direi tutta la notte, per cui ci vediamo domani. Ed eccoci tornati, il nostro cinghiale è marinato per quasi 12 ore, tutta la notte. Se non volete farlo la sera per la mattina dopo, potete farlo durante il giorno, l'importante è che siano trascorse almeno 12 ore per dare tutto il tempo al vino rosso e agli odori di togliere l'odore di selvatico che è tipico della carne di cinghiale. Adesso vado a sciacquarlo, a togliere tutto il vino e gli odori che non dovremo assolutamente utilizzare per la cottura del cinghiale stesso. Ho rimosso tutti gli odori e il vino, come vi dicevo, e adesso verso il cinghiale in una padella e lo faccio scaldare fino a fargli tirare fuori un po' dell'acqua, che però poi dovremmo buttare perché è ancora dell'acqua che contiene quell'odore di selvatico che è il nostro obiettivo principale, perché poi si ottenga veramente questo ragù. Vi ricordo che questo si chiama ragù di cinghiale bianco, detto anche ragù delicato, quindi è molto importante che noi riusciamo a togliere il più possibile l'odore forte per portare la carne ad avere un sapore delicato, appunto. Ecco, vedete, un pochino di acqua si comincia a vedere. Non dovrà essere una fiamma molto vivace, ci serve giusto quel poco per far tirar fuori quest'acqua. Come vedete l'acqua è abbastanza, quindi adesso il cinghiale non deve cuocere, ma come abbiamo detto deve essere soltanto scaldato in modo da poter togliere quest'acqua, quindi io la rimuovo tutta e poi dovremo farlo raffreddare. Ecco fatto. Ora io lo faccio raffreddare perché dovremo tagliarlo in piccoli pezzi sul tagliere a coltello. Vedete che non è cotto, quindi ancora noi lavoro importante dobbiamo farlo.
Comincio a sentire già un buon odore. Adesso una parte del cinghiale lo lascio di questa dimensione e invece procedo a tagliare in pezzi più piccoli la rimanente. È un lavoro un po' paziente perché con il coltello ci si mette tantissimo tempo, però vi assicuro che il risultato è garantito. Ed ora che anche il cinghiale in pezzi piccoli è pronto, lo vado a mettere da parte e mi posso occupare del soffritto. Cheers! Sto soltanto assaggiando per capire se è buono, Molto bene. Ora passiamo al soffritto. Io normalmente quando faccio il soffritto uso questo strumento. Molti di voi, anche le mie amiche, mi hanno chiesto: ma perché usi questo e invece non vuoi frullarlo? A me non piacciono le poltiglie, quindi mi piace anche che nel sugo, anche nel ragù, si senta un pochino il sapore delle erbe che uso per il soffritto. Quindi andiamo a farlo insieme. Vieni, accompagnami. Inizio con la cipolla. Non la userò tutta naturalmente, ne userò soltanto una parte, però per comodità ne ho tagliata a metà, ma ne uso così, poca. Poi procedo con la carota, anche questa non la userò tantissimo, anche se vi devo dire nel ragù la carota mi piace molto quando si vede e anche quando si sente. Questo pezzo grande lo rimuoviamo e poi passiamo al sedano. Per il sedano mi raccomando, prima con una mandolina rimuovete le costoline, altrimenti sono un po' fibrose e in questa modalità non vengono mai tritate bene. Vedete, un pochino rimane sempre. Il sedano è molto forte, quindi in realtà ne userò poco, ecco metà anche di questo. Ok? E questo è il mio soffritto, quindi adesso procediamo. Cominciamo subito col mettere dell'olio in padella per preparare il nostro soffritto. Aglio intero, questo non l'ho tritato naturalmente, e poi gli odori che abbiamo tritato. Allora, devo dire la verità, io non so mai se prima bisogna aspettare che l'olio sia caldo oppure si mette tutto insieme, non so, voi come fate? Anzi, perché non mi lasciate qualche commento per dirmi come fate? Qualche vostro suggerimento mi farebbe molto piacere. E visto che ci siete, mentre le verdurine stanno soffriggendo, perché non vi ricordate di sottoscrivere? C'è un bellissimo tasto in fondo, in basso alla vostra destra, giusto? Sì, in basso a destra, con scritto iscriviti, ma soprattutto, anche se vi sarà piaciuto questo video, mettete un like. Voglio raccontarvi una storia, sapete, c'è una leggenda tra noi youtuber che vuole che ogni volta che c'è un like accade qualcosa di straordinario. E allora forza! Senti che profumino! Io adoro il profumo del soffritto. È veramente buono. Mi raccomando, il fuoco deve essere medio, mai troppo forte perché il soffritto e soprattutto l'aglio non deve bruciare, infatti tra poco lo rimuoveremo. Quindi teniamolo sempre d'occhio, non molliamolo mai. Io devo dire che ho il vizio, quando cucino, di fare nel frattempo altre cose, però giuro che ogni volta che mollo le mie padelle per andare a fare un'altra cosa, sicuramente si brucia tutto. Quindi l'importante quando si cucina è dedicare il tempo alla cucina e basta, quindi non inventatevi di andare intanto a fare un'altra cosa, a rispondere al telefono, bisogna guardare sempre un occhio sulla nostra padella. Aspettiamo ancora un po', senti che bel rumore, si sente un profumino e francamente ho anche un po' fame a quest'ora. Quasi ora di togliere l'aglio, Nel frattempo facciamo prendere il sapore dell'aglio a questo olio. Vedete com'è bello quest'olio così verde? Perché è l'olio nuovo, l'olio della nuova stagione. E francamente io sono anche un po' appassionata di questo. L'olio deve essere di origine umbra, saranno le mie radici acquisite di ternanità? Può darsi.
Suonano alla porta, adesso andiamo a rispondere. Vi aspetto tra poco. Non rispondo io però, faccio rispondere a qualcun altro, se non mollo i fuochi. I nostri amici che vengono a suonare per sapere come mai ancora non è pronto, ma tra poco sarà pronto, abbiate pazienza. Intanto si è fatto il tempo di rimuovere l'aglio. Ed ora è il momento di mettere prima la carne con i pezzi grandi e poi la carne con i pezzi piccoli. Procedo. La facciamo cuocere un po'. Questa ci mette un po' più di tempo. Si sente già un profumo meraviglioso, vorrei che foste qui. Per ora mi devo limitare a descrivervelo, è già veramente molto buono. Quindi forse ci hanno suonato perché già si sentiva l'odore fuori? A quest'ora in genere è già tutto pronto, quindi erano davvero preoccupati. Dai, solo un po' di pazienza e tra poco sarà tutto pronto. Allora lasciamo andare un pochino e la facciamo cuocere. Mi raccomando sempre a fuoco medio, mai troppo alto, perché la carne deve comunque cuocere anche se rosolare. Dobbiamo aggiungere ora il sale e un po' di concentrato di pomodoro. Procedo. Guardate che bello come è rosso questo concentrato di pomodoro. Il ragù in realtà è un ragù in bianco, ma il pomodoro dà un leggerissimo sapore e anche una caratteristica di colore leggermente rosato. La carne si sta cuocendo bene. Tra poco la sfumiamo con un po' di vino. Per sfumare creiamo questa particolarità di creare lo spazio al centro, perché il vino è un po' freddo, quindi per evitare lo shock termico lo mettiamo così al centro. Se mi segui ti faccio vedere. Creo lo spazio e procedo con il vino bianco al centro e piano piano lo porto ad incorporarsi con tutta la carne e lascio cuocere così per almeno mezz'ora. Naturalmente tenderà ad essiccarsi e quindi ci aiuteremo con del brodo di carne che ho precedentemente preparato. Ci aiutiamo, come vi dicevo, con qualche mestolo di brodo, ma pochissimo alla volta, altrimenti la carne si lessa, invece deve semplicemente cuocere lentamente. Ok, ancora un mestolo di brodo e intanto vado ad occuparmi delle pappardelle. Questo mattarello è il regalo di mia zia Andreina, devo a lei tutta la grande passione per la cucina. Allora io intanto sto girando il nostro sugo, ma nel frattempo mi sto occupando delle pappardelle. Le pappardelle che cosa sono? Per noi italiani è abbastanza naturale saperlo, ma io mi sto rivolgendo soprattutto ai nostri amici oltreoceano. Le pappardelle sono come le fettuccine, ma un pochino più larghe. La misura va da 12 mm a 20 mm. Mentre le tagliatelle o fettuccine sono tipiche dell'area emiliana, le pappardelle invece sono tipiche dell'area toscana, ma anche dell'area umbra. Vi ricordo che noi stiamo preparando le pappardelle al cinghiale di ragù bianco, che è un piatto tipico umbro. Seguimi così ti faccio vedere come tagliamo le pappardelle. È molto importante, se volete sapere come si fa la pasta fatta in casa, io la sto facendo
facendo spessissimo in questi piatti, basta seguire il nostro video dove c'è tutta la spiegazione di come si fanno le fettuccine, le pappardelle, le lasagne. Vi lascerò naturalmente il link nelle descrizioni qui sotto. Ecco qua, la pappardella vuol dire una fettuccina un po' più larga. Normalmente la pappardella si utilizza per accompagnarla con sughi un po' importanti. Il cinghiale è importante, E procediamo così. Questa pasta che avanza non si butta mai, si tiene da parte, si fanno dei pezzettini e si utilizzerà per la pasta e fagioli. Siamo arrivati quasi al termine della cottura di questo meraviglioso ragù. Io all'inizio ho detto che si trattava di circa una mezz'ora di cottura, in realtà il tempo di cottura dipende da un insieme di fattori. Per prima cosa da come è tagliata la carne, secondo anche da come funziona il vostro fornello, quindi qui ci è voluto un pochino più di tempo, ma dipende anche da voi, dobbiamo assaggiarlo, dobbiamo sentire se la carne è sufficientemente morbida, quindi se è tritata molto fine, tipo carne tritata, ci vorrà meno tempo, una mezz'ora è sufficiente. Se è tagliata al coltello come ho fatto io, ovviamente ci sarà un tempo un po' più lungo. Si tratta un po' di avere la sensibilità, la vostra passione, la vostra particolare attitudine a capire bene i tempi di cottura. Altro fattore importante, io ho messo un pochino di concentrato di pomodoro, stiamo parlando del ragù bianco, ma semplicemente perché non si tratta di quel ragù tipicamente classico, carico di pomodoro, ma soltanto quel minimo che dà quel tocco di rosato, che lo rende quindi un ragù delicato. Siamo arrivati al termine, ma prima di completare il tocco finale, stiamo parlando di un po' di latte caldo, che è una tradizione antichissima, risale anche addirittura alle tradizioni del ragù bolognese, quindi sempre un po' di latte al termine della cottura per ammorbidire e per legare i sapori. Naturalmente l'ho scaldato per evitare lo shock termico. Naturalmente lo faremo rapprendere, quindi lo facciamo finire di scaldare e quando sarà un po' rappreso spegneremo i nostri fornelli. L'acqua bolle, è ora di calare la pasta. La solita tazza con acqua carica di amido che ci servirà per la mantecatura. È cotta. Siccome dobbiamo mantecarla, dobbiamo scolarla adesso. Ho aggiunto dell'acqua di cottura perché così aiuto le pappardelle a finire la cottura con il loro sugo e a insaporire, e proseguo così per 1 anche 2 minuti, mescolando delicatamente per evitare di romperle. Un ultimo goccino. E proseguo così fino a mantenerle un po' morbide, perché poi al termine dovremo aggiungere il pecorino e il parmigiano e quindi ci serve un po' di liquido di cottura. Aggiungo un po' di parmigiano, un po' di pecorino, una spolverata di pepe, abbondante spolverata di pepe. Spengo i fornelli e approfitto di questo ultimo calore per far amalgamare gli ultimi ingredienti. Siamo pronti per l'impiattamento.
un'ultima spolverata di parmigiano, ancora di pecorino e un'ultima grattugiata di pepe. Vi è piaciuto questo video? E allora mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Questa è Scola la Pasta, the Italian way of making food.